Una spiaggia mozzafiato, delle palme in lontananza, un mare azzurro, un'acqua cristallina. Ero in viaggio ormai da settimane, un viaggio di esplorazione, mistico per certi versi. Avevo già percorso migliaia di chilometri con un vecchio maggiolone sgangherato del 65. Improvvisamente, nuotando a pochi metri dalla riva, mi trovo davanti a lei, una tartaruga marina. Wow! Nella mia testa e nel mio cuore un click. Ero in Messico da 5 mesi e sarei tornato poco dopo in Spagna. Quell'evento ha cambiato la mia vita. E mi sono detto, voglio proteggere questo ambiente meraviglioso, questa tartaruga mi sta chiedendo aiuto. E da quel momento è cominciato il mio viaggio verso l'economia circolare, personale e professionale. Era il 2009, 12 anni fa. Oggi l'economia circolare è l'espressione di moda. Rappresenta un modo di produzione e di consumo verso lo scarto zero. Interessante, vero? Necessario forse? Scopriamolo insieme. Più che su una spiaggia paradisiaca, credo che siamo più in una situazione di questo tipo, no? in una barca in balia delle onde. E quindi probabilmente per cercare di capire come andare avanti, il passo che potremmo cercare di fare è dare un passo indietro, per capire prima a cosa serve l'economia e poi costruirne insieme una che sia allineata con i tempi che corrono. Quindi da dove viene la parola economia? Chi mi aiuta col greco? Qualcuno? Oikonomos, grazie. Oikonomos cosa significa? Significa la gestione di quello che abbiamo a casa. Quale casa? Questa, il pianeta in cui siamo, in cui viviamo. E cosa ci facciamo con quello che abbiamo a casa? Lo usiamo per soddisfare le nostre necessità. Uno dei modelli più conosciuti è la piramide delle necessità, sui quali scalini troviamo i bisogni umani, dalla base in cui troviamo i bisogni fisiologici, quindi mangiare, dormire, bere, acqua, non fate i furbi. Se andiamo su invece troviamo quelli che hanno la relazione con gli altri, quindi l'amicizia, il senso di appartenenza. Se invece andiamo verso la punta, cioè il top del top, troviamo il senso di autorealizzazione, quello che dà senso alle nostre vite. Se ci pensate, più andiamo su, più queste necessità diventano intangibili, effimere, molto influenzate dai capricci della nostra cultura e della nostra società. E se io vi chiedessi, ma voi siete felici? Vi sentite realizzati? Questo sì che è preoccupante, altro che il greco, no? Io ho già la risposta, probabilmente direste sì, insomma dai, si tira avanti, perché qua in Veneto dire sì felicissimo, cioè uno ti guardano anche male, no? Tipo, cioè questo va anche a tanto buon tempo, no? E la questione è che nonostante, indipendentemente dal fatto di essere veneti o no, quello che noi misuriamo nella realizzazione personale è la distanza tra quello che io ho o penso di avere e quello che penso che dovrei raggiungere. E questa situazione, questa tensione, questa ansia continua che abbiamo ha a che fare con due grandi nemici che abbiamo. Il primo noi stessi, perché abbiamo questa tendenza innata a desiderare quello che non abbiamo ancora. Il secondo nemico è legato al modello produttivo attuale che si chiama economia lineare. E questo modello soddisfa le nostre necessità basiche, quelle che sono nella base della piramide, ma si prodiga anche di generarne di fittizie. Voi direte, come necessità fittizie? Sì, è un modello a senso unico basato nell'estrazione aggressiva delle risorse per trasformarle in milioni, anzi miliardi, di prodotti e servizi, un uso e un consumo spensierato caratterizzato dalla fase di usa e getta. Questo modello, come potete immaginare, genera delle problematiche e alla fine quando io ho più di quello di cui ho bisogno per vivere, cos'è che succede? Che per poter assorbire questa economia di scala, questa produzione di miliardi di prodotti, devo associare inevitabilmente il successo nella vita con quello che sono i beni materiali. Più abbiamo nella società e più siamo. Okay? E quindi quando noi passiamo a un modello di questo tipo,
come possiamo immaginare, gli effetti in un pianeta finito sono evidenti ogni giorno. Infatti, cosa direbbero i greci con rispetto a quello che è la nostra la gestione corretta delle risorse? La degradazione ambientale che noi stiamo vivendo, il riscaldamento globale, la crisi dell'energia o delle forniture sono dei segnali che ci dicono che il sistema non sta funzionando. E se guardiamo al futuro, capiamo anche che ci sarà un aumento demografico, ma avremo anche un aumento della classe media emergente. Tutto questo ovviamente aumenterà la sfida che abbiamo davanti. Ma allora la domanda che io mi faccio è: ma se parliamo di classe media, di chi stiamo parlando? Di che economia stiamo parlando? È come se tutti stessimo rincorrendo le stesse necessità. In realtà il mondo è diviso in 3 grandi gruppi. Il 45% della popolazione mondiale non sa esattamente dove troverà acqua e cibo oggi. Il 35% è il cosiddetto classe media emergente, sta passando dalla bicicletta al motorino, dall'appartamento modello Tugurio con umidità inclusa alla villetta a schiera con giardino. Pensate che addirittura vanno anche in vacanza. E poi c'è un 20%, quelli siamo noi. Noi possediamo l'80% della ricchezza del mondo. Noi abbiamo così tanto che dobbiamo addirittura farci aiutare da dei consulenti di minimalismo. Ce n'è una specialmente famosa, è giapponese, non so se la conoscete, scrive dei libri, ha una serie, vedo delle sorrisi, no perché avete le mascherine, dei sorrisi di complicità sotto le mascherine, e questa è meravigliosa perché tu la assumi, la paghi, anche ovviamente, sei una consulente, va a casa tua e ti aiuta a essere felice buttando via quell'accumulo di accozzaglia che hai a casa tua e che hai comprato nella falsa speranza che ti migliorasse la vita. Quindi la questione è: dobbiamo forse ridisegnare un'economia affinché possiamo soddisfare le necessità di tutte queste persone, quelle biologiche ma anche quelle aspirazionali, diciamo, in una maniera radicalmente differente. Proviamo a farlo insieme. E per farlo, quello che faremo sarà lavorare sulla piramide. Lo faremo nei livelli, quelli sotto, quelli più terra-terra. Quello sopra, quello più aspirazionale, lo lasciamo alla fine, così vi lascio con un po' di suspense. E la questione è questa. Noi siamo l'unica specie l'unica specie che distrugge l'ambiente in cui vive. Cioè non è un bel curriculum, è più una fedina penale la nostra in realtà, vero? Se noi prendiamo una società molto numerosa, per esempio come le formiche, loro vivono qua da milioni di anni e non stanno mai ferme, vero? Sono peggio dei veneti quasi, e corrisponderebbero a 30 miliardi di persone, eppure contribuiscono alla vita sulla Terra, su cui noi in 200 anni abbiamo tolto gli equilibri, diciamo, della Terra. Abbiamo creato dei problemi rispetto a queste formiche che da milioni vivono in simbiosi con la natura e quindi con l'ambiente circostante. E quindi la mia domanda è: e se chiedessimo aiuto alla natura? Se avessimo l'umiltà di imparare da chi è sempre stato qua e con grande successo? La perfezione matematica simboleggiata dalla costante aurea è attorno a noi e combina funzionalità con estetica. La perfezione esiste se avessimo il coraggio di poterla apprezzare. E in natura tutto è alimento di qualcos'altro. Lo spreco ridiventa risorsa, avviene una redenzione. L'economia circolare, come è ovvio, si ispira in questa natura. È un modello rigenerativo che pretende arrivare a una reincarnazione dello spreco verso nuove forme di vita funzionali agli ecosistemi naturali, ambientali ed economici. Si tratta di un modello in cui noi dobbiamo progettare, con la circolarità in mente, prodotti, servizi e business. Dobbiamo sviluppare e possiamo sviluppare modelli produttivi a chilometro zero, dove possiamo ricollegarci con la domanda reale che hanno i consumatori. Produrre dove, quando, quanto e soprattutto se ne abbiamo bisogno. Un modello in cui possiamo quindi svincolare le necessità fittizie che il sistema ha dovuto creare. È come se andassimo in bicicletta. L'economia lineare non si può fermare
perché dipende dall'assorbimento di questi prodotti che noi stiamo commercializzando. E quindi se noi riuscissimo ad allineare gli interessi economici, la forma di monetizzazione delle aziende, cioè la forma di far scale, come si dice, con quelli che sono gli interessi del bene comune, probabilmente potremmo andare avanti. E le soluzioni le abbiamo, le tecnologie le abbiamo, quello che dobbiamo fare è aggiungere una consapevolezza rispetto a quello che è la nostra vita sulla Terra e soprattutto cominciare a considerare diversi valori sociali che ci possano permettere di andare verso una concezione del successo diversa nella vita. Questo modello rigenerativo quindi, e con questo mi ricollego con quello che è la piramide, abbiamo visto che la parte sopra vi avevo lasciato in sospeso con la piramide, l'economia lineare, questa economia a senso unico, è una fabbrica di desideri insoddisfatti e di necessità fittizie. E come dicevano le antiche filosofie e anche il buonsenso, quello ci può portare solo alla frustrazione e all'infelicità cronica. Non avremo mai abbastanza, mancherà sempre qualcosa in quella vita perfetta, quella vita da pubblicità a cui noi aspiriamo. In realtà il problema è che la vita è già perfetta com'è. Bisognerebbe apprezzarla e cominciarla a viverla davvero. E pensate che abbiamo addirittura linearizzato le nostre relazioni umane, usa e getta anche là. E quindi quello che vi propongo è un cambio relazionale. Questo modello rigenerativo è un cambio relazionale tra quello che è la nostra relazione con l'ambiente, quindi cambiare da un modello aggressivo di estrazione delle risorse a un modello di collaborazione e apprendimento dalla natura, con gli altri. La pandemia ce l'ha dimostrato, le persone che ci sono vicine, i nostri cari, sono quelli che danno senso alla nostra vita. E con noi stessi, staccarci dalla ruota del criceto, su cui stiamo pedalando, non ho trovato il termine tecnico di quando un criceto corre, vabbè, e quando noi siamo vittime e carnefici di questa situazione, quindi riabbracciarci con noi stessi, essere in grado di accettare che lo sviluppo umano va verso un'altra direzione rispetto a quella che questo sistema lineare ci vuole convincere. E quindi vi chiedo, o vi ricordo, siamo partiti con una barca, vi ricordate? Era in balia delle onde, non era una buona situazione. Eppure dobbiamo riprendere in mano il timone perché dobbiamo continuare a navigare. A fine, come diceva André Gide, finché non avremo il coraggio di navigare durante un tempo, lasciando la spiaggia, quindi il nostro porto sicuro, perdendo la vista del porto sicuro durante un tempo, non troveremo mai nuovi territori, nuove opportunità o nuove speranze. Quindi buona navigazione e vi auguro di trovare anche voi la vostra tartaruga. Grazie.